Stiamo partendo da Teulada. Ancora oggi c'è un bel maestralone, siamo sui 25 nodi, 24-25 nodi, però dopo 3 giorni non ne potevamo più. Basta, adesso bisogna uscire. Ecco un'immagine del porto di Teulada, di Isola Rossa e del golfetto di Teulada con la torretta. Il vento ancora soffia, con solo fiocco, ridotto, non per intero. E qui siamo al passaggio di Capo Malfatano. Ora il vento è ancora bello forte, ci sono ancora 25-30 nodi, raffiche a 30 e vediamo se c'è possibile fermarci dietro il capo. Ora ci proviamo. Malfatano purtroppo per questa settimana lo dobbiamo saltare. Ci sono quasi 35 nodi di vento, trafficato catabatico che scende dalla collina e non riusciamo a fermarci. Ora facciamo il giro e poi si prosegue verso Cagliari. C'est bon? Le condizioni di questa settimana purtroppo mi dispiace per i ragazzi che sono con noi, ma non sono assolutamente divertenti. Si naviga ora, solo oggi, dopo 3 notti fermi in porto a Teulada. E ora stiamo passando davanti allo splendido Capo Spartivento, dove è presente quel faro rosso là in cima, dove ci hanno messo un hotel a 5 stelle superior con piscina, super esclusivo, accesso non facile ma solo a piedi oppure da ospiti ti vengono a prendere con i mezzi loro. Comunque il posto è meraviglioso, una bellissima vista sul mare. L'unica cosa è che non ha l'accesso alla spiaggia così facile, devi fare una breve camminata di un quarto d'ora e non è così comodo, però insomma il posto è davvero esclusivo. Oggi bella impegnativa la navigazione, siamo con un mandillo, come si dice a Genova, un fazzolettino a prua e camminiamo assai. Quanti Facciamo nodi 7 nodi di velocità con 28-30 nodi quasi di lasco. Raffiche a 36 sono arrivate. Raffiche a 36. E così, tutto d'improvviso, dopo una bella sberla con punte di 36 nodi da maestrale, il vento, siamo arrivati davanti a Santa Margherita di Pula, il vento è completamente girato. Da nord-ovest è girato a sud-est di 180 gradi, così, pum, d'un botto. E adesso vediamo, l'idea è di fermarsi dietro Capo di Pula, di fianco alle rovine di Nora, sperando di starci. È l'unico posto in cui ci si può fermare, ma certo che il vento da sud-est non gli fa tanto bene quel posto. Comunque vediamo un po'. Quella è la torretta di Capo di Pula e lì sulla sinistra si intravedono già le rovine di Nora. Abbiamo chiuso le vele perché ormai il vento, quel poco che c'è, ce l'abbiamo in faccia e non riusciamo ad andare avanti. Ormai siamo arrivati, mancano 2-3 miglia
Capodipula. Veleggiata bellissima, solo che c'era comunque un po' di onda di maestrale antipatica che faceva rollare un poco la barca, insomma. Vediamo se dopo tanto mare e tante onde riusciamo a trovare almeno un posto dove stare, non dico tranquilli, però un pochino più stabili, visto che volevamo fermarci prima a Capo Malfatano, ma era impossibile, poi a Sugiudeo, ma era impossibile, e quindi siamo dovuti arrivare fino a Capodipula. E qui ci sono altre barche, vedo, quindi immagino che la situazione sia un po' più felice rispetto ad altri posti che abbiamo già passato. E finalmente un po' di tranquillità. Il vento si è fermato, perlomeno si è ridotto di molto. E siamo un attimo tranquilli, riusciamo anche a fare bagno, a rilassarci, perché in questi giorni ha picchiato proprio forte, forte, forte. Ora siamo in rada qui, dietro Capodipula, lato est di Capodipula, quindi siamo proprio di fronte alle rovine di Nora che abbiamo già visitato in passato, un paio d'anni fa quando siamo stati qua con il camper. Oggi non credo visiteremo e nemmeno i ragazzi hanno voglia di farlo. E quindi ci rilassiamo un po', noi lavoriamo al computer, un po' loro fanno il bagno, un po' si rilassano, prendiamo il sole. E dopo questa bella sventolata che è durata più di 3 giorni, finalmente riusciamo un attimo a riprenderci. Perché domani siamo sulla via per Cagliari, ossia la settimana termina e noi avremo un nuovo cambio equipaggio. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi finalmente una giornata calma, estiva. Finalmente estiva, forse è arrivata l'estate, forse. Non ne siamo ancora del tutto certi. Comunque siamo a Capodipula, di fronte alle rovine di Nora. Ci siamo arrivati ieri pomeriggio perché era l'unica rada protetta. Comunque siamo arrivati qua tranquilli, gli ospiti finalmente sono potuti fare una giornata rilassata, facendo bagni, godendosi il sole e magari una visitina anche alle rovine. Oggi pomeriggio ci sposteremo fino a Cagliari, dove domani faremo cambio equipaggio. Esattamente. Quindi siamo sempre in Sud Sardegna, vi facciamo godere anche un po' di Nora. Magari rivedetevi qualche nostro vecchio video quando abbiamo visitato le rovine della città punico-fenicio-romana e magari se ci riusciamo vi facciamo vedere qualche immagine dal drone. E a questo punto faremo anche noi un bagnetto. Certo, perché no? Poi pranzeremo qua prima di rientrare a Cagliari. Dopo una giornata quasi intera passata dietro Capodipula, lato ovest, è ora di ripartire per Cagliari. Perché se sono già fatte le 3:30 del pomeriggio, dobbiamo arrivare in porto a Cagliari e quindi è ora di muoversi, vero Mauretto? Acconsente con la testa. Piano piano, con un po' di fiocco, arriveremo anche a Cagliari. Il vento non è molto forte, ci facciamo un pochino spingere, ma ci proviamo, con calma arriviamo.
Ecco Cagliari sullo sfondo, siamo in arrivo. Eccola, quasi ci siamo a Cagliari, poche miglia, entriamo nel porto. Ciao, buongiorno. Dove ci metti? Polo Dogana numero 65, comunque adesso ve lo faccio vedere. Perfetto. Sì. Siamo arrivati al porto di Portus Caralis, in pieno centro storico di Cagliari. Adesso ci prepariamo con la corrente. Sono venuti a trovarci 2 follower. che adesso vi presentiamo, anzi si presenteranno da soli. Ciao Mauro. Ciao, Silvia. Sono venuti a trovarci qui in porto a Cagliari, visto che sono di Cagliari, ci beviamo qualcosa assieme e 2 chiacchiere. Saluta a tutti. Saluta Ciao. la famiglia, la figlia, il Michael, figlio. Linda, sì, Tutti salutiamo. Cosa ci hanno portato? Quello che piace tanto a Mauro? Vabbè, sì, c'è zeccato. Non si dice, non si dice. Non si dice, ma adesso l'assaggio. C'è. Ecco la mia donzella che si unisce alle altre 2 donzelle. Pronte per la cena di questa sera? Dove andiamo a mangiare, Mauretto? Lo sai tu. L'Illicu stasera. Allora, Un male al mignolino e mi fa male del casino. perché cosa hai fatto? Ho preso un colpo al mignolino. Perché sei distratto. E buongiorno! Questa mattina sveglia presto. Io mi sono data già alle pulizie e soprattutto alla lavanderia. Si vede? Tutto steso perché lavatrice l'ho fatta, asciugatrice non ho asciugato a sufficienza, quindi ho preferito velocizzare stendendo, tanto qui c'è sole, fa caldo, venticello, quindi dovrebbe asciugarsi molto più velocemente. E come tutti i sabati per noi giornata molto impegnativa. I ragazzi se ne sono appena andati e noi siamo già alle prese con pulizie, lavaggio barca, lavaggio biancheria, risistemazione delle cabine, lavori al computer, tra poco spesa, insomma 1000 cose da fare come tutti i sabati. Andiamo Betty. Lavanderia terminata, ora ci tocca andare a fare la spesa. Andiamo. E poi lavaggio. Barca, dentro e fuori. E anche questo sabato è passato. Quindi Abbiamo quasi finito di preparare tutto. pulizia della barca, lavanderia, Spesa al supermercato. spesa al supermercato, caricare tutto, Manca solo la la spazzatura da buttare. E poi ci siamo. Stanchini. Mauro? Cominciamo a non avere più l'età per fare tutto sto lavoro. Almeno io, la Betty è giovane, Insomma. è giusto che parta. Andiamo, è ora della cena. Su. Dove andiamo? Come ogni anno dobbiamo passare almeno una volta, anche di più, da Giacomo della Stella Marina di Montecristo. Il nostro amico che ci ha fatto conoscere Gigi
Gigi Riva. Gigi Riva e altri personaggi di Cagliari molto importanti, VIPs. Buonasera. Ciao Giacomo. Bentornato. Voglio proprio che Come vedere. stai? Bene. Dopo questa tanti brutta anni. notizia di quest'inverno. Beh, dai. Insomma. Si va, si va. Ciao Cagliari. E si parte. Ragazzi a bordo e nuova settimana è in corso.